I vari pezzi che costituiscono la tecnologia che è alla base di Bitcoin, quindi i vari strumenti che utilizziamo, abbiamo detto sistema decentralizzato, sistema open source, firma digitale, prova di lavoro, schedule di inflazione, quindi controllo dell'inflazione, algoritmo di aggiustamento della difficoltà, oppure la blockchain o time chain, che è la cronologia che permette di mantenere una versione unica della storia, non vengono gratis. Molto spesso si sente utilizzare questi termini in contesti inappropriati perché si pensa che siccome sono serviti a rendere Bitcoin qualcosa di funzionante effettivamente nel mondo reale, si pensa quindi che siccome funziona per Bitcoin allora possiamo estrarre questo pezzettino e utilizzarlo in altri contesti. Spesso però non è così perché in altri contesti questo pezzo di tecnologia magari non serve, non solo non serve, magari addirittura arriva anche con dei costi che nel campo di Bitcoin noi eravamo disposti a sostenere in cambio dei vantaggi di non avere più un punto centrale che potesse essere spento, censurato, chiuso, ostacolato, ma magari in un'altra applicazione questo costo non ha più ragione di essere. Per esempio, pensiamo al tema della domanda dove, domanda a cui abbiamo risposto con appunto decentralizzazione del sistema, architettura peer-to-peer e anche modello open source dove tutti possono vedere, copiare, controllare il codice. Questo garantisce a Bitcoin l'assenza di un punto centrale dove si trova il codice, dove si trova il sorgente, dove si trovano i dati, ma d'altra parte rende molto difficile costruire modelli di business simili alle tecnologie, alle applicazioni che usiamo tutti i giorni. Pensiamo a un portafoglio Bitcoin su cellulare. Una persona che costruisse una applicazione cellulare fintech per mandare soldi potrebbe fare soldi sul brevetto, ma con Bitcoin non si può perché tutto deve essere con sorgente aperta, open source. Potrebbe fare soldi sul fatto che chiede delle fee, ma in campo open source questo non è possibile perché chiunque potrebbe prendere il codice di quel portafoglio e replicarlo togliendo le fee o togliendo i banner pubblicitari. Non solo, pensiamo anche alla firma digitale. Nel caso della firma digitale abbiamo un problema di sicurezza importante, dobbiamo mantenere la nostra chiave segreta e come abbiamo detto non possiamo farcene ridare una nuova se la perdiamo. Davvero nella vostra applicazione voi volete utilizzare un sistema in cui se l'utente perde una chiave non potete consegnargli una seconda possibilità di accesso? Diciamo che la sicurezza della chiave pubblica e chiave privata avviene a spese dell'esperienza utente. Terzo caso, per esempio, il caso dell'utilizzo della prova di lavoro e dell'algoritmo di Bitcoin come mezzo per ottenere una scarsità digitale. Da un punto di vista di Bitcoin è fondamentale perché se non avessimo avuto questo sistema non avremmo saputo immettere questo valore digitale senza una parte centrale censurabile. Ma se voi avete per esempio un sistema, un'applicazione, un caso d'uso che richiede comunque una parte centrale, ecco che vi è completamente inutile ricreare, rigenerare un valore come nel caso di Bitcoin. Il processo di price discovery, di scoperta del prezzo che il mercato ha dovuto in questi anni e sta ancora attuando su Bitcoin è un processo lento e doloroso, come sappiamo dalla volatilità importante che colpisce Bitcoin, perché è un nuovo asset finanziario con poca storia di cui il mercato non percepisce ancora il valore in maniera stabile. Invece se abbiamo un sistema centralizzato possiamo semplicemente usare un asset centralizzato. L'ultimo scambio che dobbiamo effettuare, l'ultimo costo è quello dell'efficienza della privacy quando usiamo una blockchain. Usare una blockchain significa che ogni nodo della rete deve conservare per sempre ogni cambiamento di stato del sistema, quindi ogni transazione. Ripetiamolo, ogni transazione che io faccio su Bitcoin sulla blockchain deve essere conservata, scaricata, diffusa e verificata da ogni attore che userà Bitcoin per tutta la storia di Bitcoin nel futuro. Una persona che installerà Bitcoin e farà girare Bitcoin nell'anno 3000 dovrà scaricarsi ogni transazione di chi ha comprato un caffè nel 2018. Questo chiaramente limita enormemente la scalabilità del sistema, ma anche la privacy del sistema. Abbiamo detto che Bitcoin nasce per essere qualcosa di tanto privato quanto l'oro che possiamo scambiarci, ma questa privacy non è veramente tanta se tutti quanti devono conservare una copia di ogni transazione per sempre. Ecco perché in realtà molte delle evoluzioni su Bitcoin non hanno a che fare con l'uso della blockchain, ma con il tentativo di limitare l'uso della blockchain.